Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Diana di Classe Italiana e oggi parliamo dei verbi al presente indicativo. Per fare un po' di pratica dopo questo video fate clic sul link in info box per entrare nelle attività gratuite di Classe Italiana e cercate il titolo Verbi. Per descrivere le azioni è necessario usare i verbi. Guardiamo queste immagini e guardiamo la lista di verbi per descrivere l'immagine e combiniamo l'immagine e il verbo. Numero 1 è parlare. Numero 2 studiare. Numero 3 camminare. Numero 4 scrivere. Numero 5 leggere. Numero 6 prendere. Numero 7 dormire. Numero 8 partire. Numero 9 aprire. Ottimo lavoro. Adesso guardiamo questi 3 verbi: parlare, studiare, camminare. Ascoltiamo il suono: parlare, studiare, camminare. Che cosa sentite? C'è un suono simile per i 3 verbi? Sì, esatto, è are. Tutti i verbi che finiscono in are sono parte di un gruppo grande che si chiama prima coniugazione. Allora, vediamo come sono i verbi della seconda coniugazione. Com'è la parte finale? Ere, perfetto. E per la terza coniugazione? Ire, benissimo. In italiano quasi tutti i verbi sono parte di un gruppo are o ere o ire. Facciamo ancora un passo avanti e torniamo alle immagini per descrivere bene la scena. Come? Guardiamo chi fa l'azione, il soggetto, e facciamo una frase con un soggetto e un verbo in accordo. Per esempio, parlare. Chi fa l'azione qui? Chi è il soggetto? Un uomo. Ottimo. Però un uomo parlare non è corretto, perché parlare è una forma che si chiama infinito e che non rappresenta un soggetto. Dobbiamo cambiare un po' la forma parlare in una forma che va bene con un uomo, il soggetto. Quale? Parla, perfetto. La frase è un uomo parla, da parlare a parla. E per questa immagine chi è il soggetto? Una donna, benissimo. E il verbo? Scrivere. Una donna scrive, ottimo, da scrivere a scrive. E per questa immagine chi è il soggetto? Due bambini, benissimo. Due bambini dormono, bravissimi. Allora, adesso studiamo bene la coniugazione completa dei verbi parlare, scrivere e dormire. Per parlare abbiamo lui parla. Lui è soggetto maschile e con soggetto femminile lei, il verbo cambia? No, solo il soggetto cambia. Lei parla. Per scrivere abbiamo lei scrive, ovviamente per lui è uguale. Per dormire abbiamo loro dormono, il plurale. Questo è lo schema in questo momento. Adesso però lo completiamo. Osserviamo insieme come cambia l'infinito del verbo per fare la terza persona singolare lui-lei o plurale loro. Una parte del verbo è uguale all'infinito. Parle, scrive, dorme. E una parte cambia. A e ono. Parle, scrive, dorme è la base del verbo e si ripete per tutta la coniugazione. La parte finale cambia per tutti i soggetti. La prima buona notizia per voi è che per i verbi ere e ire la parte finale è uguale per lui, lei e per loro. Quindi completiamo ancora un po' lo schema.
Per dormire, lui, lei, uguale a scrive, dorme, ottimo. E per scrivere, loro, uguale a dormono, scrivono, perfetto. Per parlare, la forma loro è differente, ma non tanto. Non usa ono, perché la prima vocale è uguale alla terza persona singolare. Lui, lei parla. Quindi non parlano, ma parlano. Ottimo lavoro. Possiamo completare tutto lo schema adesso perché le altre persone sono quasi tutte uguali per le 3 coniugazioni. Il soggetto di prima persona è io. Bene. E come è la vocale finale del verbo? Vi ricordate come dire il nome? Mi chiamo. La vocale finale è O. Bene. E allora? Parlo, scrivo, dormo. Il soggetto di seconda persona singolare è tu, giusto? Vi ricordate la domanda informale per conoscere il nome di una persona? Come ti chiami? E qual è la vocale finale del verbo? La I, ottimo lavoro. E quindi parli, scrivi, dormi. Per il plurale, qual è il soggetto? Noi. Io uso sempre il noi. Guardiamo, vediamo, leggiamo. Qual è la parte finale? Iamo, giusto? E quindi parliamo, scriviamo, dormiamo. Bene, adesso facciamo la seconda persona plurale. Il soggetto è voi, bravissimi. Questa è particolare e interessante. Un piccolo aiuto. Il verbo parlare per il voi è parlate e la A di ate dipende dalla A di are. Quindi per scrivere non è scrivate, ma scrivete. E per dormire è dormite. Perfetto. Benissimo, lo schema è completo. Tutti i verbi regolari usano questo schema per il presente indicativo. È necessario guardare l'infinito del verbo. Un verbo are usa lo schema di parlare. Un verbo ere usa lo schema di scrivere. Un verbo ire usa lo schema di dormire. È necessario cancellare la parte finale, l'infinito are, ere, ire, e mettere la vocale finale per tutti i differenti soggetti: io, tu, lui, lei, noi, voi e loro. Ultima informazione: guardiamo l'accento del verbo nella coniugazione e vediamo come si muove. Parlo, scrivo, dormo. Parli, scrivi, dormi. Parla, scrive, dorme. Parliamo, scriviamo, dormiamo. Parlate, scrivete, dormite. Parlano, scrivono, dormono. Vedete? Per tutto il singolare l'accento è stabile e sta sulla base del verbo. Per il plurale noi e voi l'accento si sposta sulla parte finale. Per loro però l'accento torna sulla base. Non si dice parlano, scrivono, dormono, ma parlano, scrivono, dormono. Bene, per oggi è tutto, ma continuiamo con i verbi in altre video lezioni. E adesso tocca a voi. Scrivete nei commenti al video 3 frasi per descrivere 3 azioni abituali per voi. Per me, per esempio, le frasi sono: tutti i giorni insegno la lingua italiana agli stranieri, leggo e correggo le attività degli studenti, scopro nuovi modi per condividere la passione per la lingua italiana. Grazie per aver studiato con me. Vi aspetto nei commenti al video per leggere le vostre azioni abituali e non dimenticate di fare un po' di pratica sul nostro sito. Fate clic sul link in info box per entrare nelle attività gratuite di classe italiana e cercate il titolo Verbi Verbi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e condividetelo con i vostri amici che studiano l'italiano. E non dimenticate di seguirci sul nostro sito classe-italiana.com e sui nostri canali social
Facebook, Instagram e LinkedIn. Ciao a tutti da Diana di Classe Italiana.